Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, benvenuti. Questa è Teen Science e oggi parliamo di come è nato il Festival di Sanremo. Questo festival è uno degli eventi musicali più noti in Italia. Ha avuto inizio nel 1951. L'idea del festival è stata concepita da Angelo Nicola Amato, il primo direttore del Casinò di Sanremo, e dal dirigente della Rai di allora, Giulio Razzi. Si racconta che l'idea del Festival di Sanremo sia nata da una scommessa tra il direttore del Casinò di Sanremo e un noto giornalista. L'obiettivo era quello di rilanciare la città di Sanremo nel periodo invernale, che tradizionalmente è fuori dalla stagione turistica. Il Festival di Sanremo è stato inizialmente concepito come una competizione tra canzoni inedite per promuovere l'industria musicale italiana del dopoguerra. La prima edizione del festival si è tenuta nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo e ha avuto un immenso successo, contribuendo a rendere Sanremo un centro importantissimo per la musica popolare italiana. La prima edizione vide la partecipazione di solo 3 artisti, che erano Nilla Pizzi, Achille Togliani e Duo Fasano, che presentarono un totale di 20 canzoni. A differenza delle edizioni successive, ogni canzone veniva eseguita da 2 artisti diversi, per un totale di 10 brani in gara. Questo permetteva ai giudici di valutare la canzone piuttosto che la performance individuale. È bene ricordare che all'epoca il festival non era ancora una competizione televisiva, dato che la televisione non era ancora un mezzo diffuso in Italia. Il festival veniva infatti trasmesso via radio e l'obiettivo principale era quello di rilanciare l'industria musicale. Il festival venne trasmesso esclusivamente via radio. Questo significava che i cantanti dovevano fare affidamento principalmente sulle loro capacità vocali, piuttosto che colpire il pubblico visivamente. La vittoria fu di Nilla Pizzi, che vinse cantando tutte e 10 le canzoni in finale. Il suo successo fu straordinario, tanto che è diventata una sorta di simbolo per il Festival di Sanremo per molti anni a venire. Vinse con la canzone Grazie dei fiori. Questo brano è diventato poi un classico della musica italiana e le permise di ottenere una notevole fama. Curiosamente quell'edizione fu senza premi in denaro, perché a differenza delle edizioni odierne, la prima edizione del Festival di Sanremo non prevedeva affatto soldi per i vincitori. La ricompensa per i partecipanti era principalmente il prestigio per l'esposizione mediatica. E comunque, nonostante la prima edizione avesse un formato molto diverso da quelle attuali, fu comunque un'edizione che gettò le basi per quello che sarebbe diventato uno degli eventi più iconici e amati in Italia, influenzando la musica popolare per i decenni a venire. Infatti la prima edizione del Festival di Sanremo ebbe un grande impatto culturale, stabilendo un modello per le future edizioni. Contribuì infatti in modo significativo alla diffusione della musica leggera italiana e alla popolarità di artisti e canzoni che sarebbero entrati nella storia della musica italiana. Da allora infatti il Festival di Sanremo è diventato un evento annuale, trasmettendo canzoni che spesso diventano successi nazionali e in alcuni casi anche internazionali. Infatti bisogna essere onesti su questi, perché oltre a essere una competizione musicale, il festival è diventato noto per la sua influenza nella cultura popolare italiana, lanciando nuovi artisti, nuovi modelli di moda e per il suo ruolo nel promuovere la lingua e la cultura italiana. Naturalmente il Festival di Sanremo ha subito molti cambiamenti nei decenni, evolvendosi da un piccolo evento musicale ad un fenomeno culturale di grande rilevanza in Italia e all'estero. Infatti dalla sua prima trasmissione televisiva, nel 1955, il Festival di Sanremo ha guadagnato una popolarità immensa, diventando un appuntamento fisso per il pubblico italiano.
La televisione, infatti, ha amplificato la portata del festival, rendendolo una vetrina importante per artisti e canzoni. Come sappiamo, nel corso degli anni il formato del festival è stato spesso modificato. Sono state introdotte diverse categorie, come le nuove proposte per gli artisti emergenti e vari criteri di votazione, coinvolgendo giurie di esperti, il pubblico a casa, il televoto e più recentemente anche le giurie demoscopiche. Il festival ha comunque iniziato a guadagnare attenzione anche fuori dall'Italia, attirando partecipanti internazionali e ospiti di fama mondiale. Questo ha contribuito a consolidare la sua reputazione come evento musicale di primo piano a livello internazionale. Ma siamo andati anche oltre, perché non viene rappresentata solo la musica, ma questo festival è diventato anche un palcoscenico per la moda, per le tendenze, per i dibattiti sociali. Spesso i testi delle canzoni affrontano temi di attualità, riflettendo i cambiamenti e le sfide della società italiana. Come è anche vero che molti artisti hanno visto la loro carriera decollare grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo, che è tuttora considerato un trampolino di lancio per nuovi talenti nel panorama della musica. Questo festival segue anche l'evoluzione della società, perché mentre le prime edizioni erano dominate dalla musica leggera, dal melodramma, nel tempo il festival ha ampliato il suo spettro musicale, includendo il rock, il pop, il hip hop e altri generi, riflettendo l'evoluzione del panorama musicale all'interno della società. Infatti, proprio per questa complessità, il Festival di Sanremo non è mai stato esente da critiche e da controversie, incluse le polemiche legate alle scelte artistiche, ai comportamenti dei presentatori, alle decisioni della giuria. Quindi direi che in conclusione il Festival di Sanremo è cresciuto enormemente da quando è stato fondato nel 1951, diventando un elemento fondamentale della cultura popolare italiana e un importante indicatore delle tendenze musicali e culturali del paese. E per oggi è tutto. Spero questa storia su come il Festival di Sanremo ha avuto origine vi sia piaciuto. Potete iscrivervi a questo canale, mettere un mi piace, lasciarmi un commento se vi va e ci vediamo la prossima volta. Ciao!